Buongiorno, buongiorno! Tutti conosciamo la paura, perché dai, siamo onesti. Non esiste uomo sulla Terra che almeno una volta non l'abbia sperimentata. Ma da un punto di vista più tecnico, sappiamo veramente che cos'è? La paura è un'emozione primaria di difesa, provocata da una situazione di pericolo che può essere reale o semplicemente il prodotto della mente. La paura è spesso accompagnata da una reazione organica, di cui è responsabile il sistema nervoso autonomo, che prepara l'organismo alla situazione d'emergenza. Questa reazione prende il nome di reazione combatti o fuggi. Un mix di ormoni capitanato dall'adrenalina, dunque, ci mette in allerta sul pericolo imminente e ci costringe a prendere una decisione. Se aggredire il problema e dunque combatterlo, o se evitarlo e quindi fuggirvi. Mi raccomando, non cercate di pensare a che cosa fareste se vi trovaste di fronte ad un grosso cane incazzato, perché sappiamo già come andrebbe a finire. E non pensate neanche a quel tipo di paura che si ha quando ad esempio dovete incontrare una persona che proprio non volete incontrare, come può essere l'ex incazzata. Giacomo, così proprio non ci siamo. Davvero ti sembra un comportamento normale? Col cazzo che mi tratti così, non ti devi proprio permettere. Sto parlando di una paura più profonda e più difficile da sradicare. Sto parlando della paura di fallire. Purtroppo la paura di fallire è una brutta bestia perché ti impedisce di metterti in gioco e quindi di fare esperienza e crescere. Io sono praticamente certo che la maggior parte di noi, almeno una volta, ha avuto paura di non essere all'altezza e di deludere le aspettative. O addirittura di fare brutte figure ed essere derisi dagli altri. Ma poi non tutti rispondiamo a questa paura nella stessa maniera. Prima avevamo parlato della reazione combatti o fuggi, ricordate? Ci sono quelli che decidono di combattere e quindi aggredire il problema, facendo però una cosa importantissima. Ignorano la paura, si mettono in gioco e si concentrano sull'affrontare il problema dando il meglio di sé. Poi invece ci sono quelli che decidono di fuggire e quindi evitare il problema. Come? Procrastinando. Magari hai sempre voluto provare a scrivere un blog, però hai paura di non essere all'altezza o che non ci sia nessuno interessato a leggerlo. Te ne convinci e perciò decidi di non iniziare proprio. Magari devi fare una presentazione in pubblico, ma hai paura che chi ti ascolterà riderà di te. Quindi affidi il compito a qualcun altro e continui ad aggirare l'ostacolo senza mai saltarlo. Volete che vi riveli un segreto? Anche io ho paura. Su, un po' di spina dorsale, alzala quella voce. Anche io ho paura. Niente paura. Paura di dire banalità, paura di non far ridere, paura di risultare noioso o addirittura antipatico. Ma dai, ma chi mai vorrebbe ascoltare qualcuno che per parlare di queste cose si è addirittura inventato degli alter ego? Ancora non si rende conto che avere me è la sua fortuna più grande? Sapete qual è la verità? Che a qualcuno starò anche sul cazzo. Nel momento in cui ho iniziato a pubblicare questi video, ho messo in conto che avrei potuto ricevere qualsiasi tipo di giudizio. Ma l'aver agito, l'aver premuto quel pulsante pubblica, per me è equivalso a dire ho deciso di fregarmene di quello che la gente potrebbe dire o pensare di me, perché l'unica cosa che veramente mi interessa è essere coerente con me stesso. Ti sei preso un impegno? Hai detto che vuoi fare 50 video? E ora li fai, cazzo. Alla gente piaceranno? Alla gente faranno schifo? Mi sono impegnato troppo per non piacere. Ah, adesso mi copia pure. Devi imparare a startene nel tuo. Pensate davvero che ci sarà qualcuno che potrà venirmi a dire che ho sbagliato, che sono stato uno stupido perché ho iniziato un progetto e l'ho portato a termine? A prescindere da quello che sarà il risultato finale. Così come io mi sono posto di fare video per un anno, credendo in quello che sto facendo, l'unica cosa che vorrei che voi vi chiedeste è: io che cos'è che voglio fare? In che progetto mi voglio cimentare? Che obiettivo voglio raggiungere? E se la paura di fallire vi opprime a tal punto, provate a razionalizzarla. La paura di fallire, infatti, è causata a sua volta dalla paura di essere ridicolizzati o addirittura emarginati dagli altri. Non facendo, non potete fallire, ergo non potete essere derisi. Una teoria giustifica la paura di essere marginati come una paura ancestrale, perché nel Paleolitico gli uomini cacciavano in gruppo, non in solitaria. Venire marginati a quei tempi avrebbe impedito l'approvvigionamento di cibo, con conseguente morte certa. Oggi di che cosa dovete avere paura? Potete essere messi in ridicolo, potete rimanere soli e senza amici, ma anche in queste condizioni potete uscire di casa e fare la spesa. E se quello che avete non vi va bene, potete sempre ricominciare un'altra vita da un'altra parte. Oggi non abbiamo più scuse né limiti, se non quelli che noi stessi ci imponiamo. E se questo non dovesse bastare, sforzatevi di impegnarvi a tal punto in quello che state facendo da riuscire ad ignorarlo. I don't care, I love it. Pensatela così. Ogni passo in avanti verso l'obiettivo che vi siete prefissati è un passo in avanti verso la sconfitta della vostra paura. E ora fate i bravi e non fatevi pregare. Raccontate allo zio quali sono le cose che la vostra paura di fallire vi impedisce di fare.